Bentrovati a un altro appuntamento delle nostre escursioni e quelli che sono i nostri progetti come guide ambientali. Questa volta, come vi avevo anticipato, voglio farvi conoscere il progetto delle Big Bench. Big Bench che hanno una finalità loro molto interessante, perché fra le altre cose si propongono come una opportunità di conoscenza e di sviluppo del territorio. Noi siamo molto fieri di poter ospitare nelle Langhe e anche nel Monferrato, dove ultimamente ne stanno veramente installando parecchie, queste grandi panchine. Vi faccio vedere la slide di presentazione per rendervi conto di questo progetto e dell'intensità e della importanza di questo progetto delle grandi panchine. La comunità delle grandi panchine nasce da Chris Bangle. Chris Bangle è un designer che ha lavorato per grandi aziende automobilistiche e ha realizzato queste panchine enormi, no? Questa iniziativa nasce per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala. È un'iniziativa no profit promossa da questo designer americano che, insieme alla moglie Catherine, sono ormai cittadini italiani di Clavesana dal 2009, hanno unito la creatività di questo team di designer, che è ovviamente il loro team, alle eccellenze artigiane di quest'area del Piemonte. Le attività di questa Big Bench Community Project, a carattere esclusivo senza fini di lucro, prevedono sia il supporto tecnico a chi vuole costruire una nuova grande panchina ufficiale, sia la collaborazione con le eccellenze dell'artigianato locale per realizzare prodotti ad esse ispirati, che possano dare un piccolo contributo all'economia e al turismo locale, nel segno dello spirito positivo che le panchine portano in questa zona. E adesso vi faccio vedere alcune di queste grandi panchine affinché anche voi vi rendiate conto di che cosa sono. Queste sono le Big Bench, ce ne sono veramente tante, questa è la numero 104 per esempio, è a Ricaldone e noi siamo qua con degli escursionisti di Meters. Questa qua è la numero 51 a Castagnole Monferrato, il colore richiama il colore del vino, perché vedete in mezzo al vigneto, ed è il colore del Rouquet, che in quella zona, addirittura in quella vigna, c'è un famoso produttore di Rouquet che si chiama Ferraris, che ha dato il permesso di poter installare quella grande panchina. E diventa un'attrazione turistica a tutti gli effetti, perché vedete è immensa, è fuori scala ed è una panchina che ti dà la sensazione di rimanere seduto come quando si stava seduti da piccolini sulle panchine e si sgambettava con le gambe in modo tale da realizzare il sogno di una vita, no? Ed è una sensazione veramente bella che si riscopre tutte le volte che si va su queste grandi panchine. Questa qui è la numero 91 a Grezzano Badoglio, questa è un bel rosso acceso. Anche noi qua siamo andati con alcuni escursionisti. Questa è la numero 62 ad Alice Belcolle ed è rosa bracchetto perché è inserita all'interno di un vigneto che produce bracchetto. Andiamo alla numero 21, che è stata una delle prime che sono state installate qua in Monferrato, che è la Big Bench giallo moscato. Qui eravamo in notturna ed è all'interno dei vigneti di Marenco, un produttore molto famoso per quanto riguarda la produzione del moscato di qualità, moscato e bracchetto di qualità. Fra le altre cose, queste panchine servono anche per una cultura di quello che è la produzione vitivinicola delle zone. Sono messe in posti particolarmente belli dal punto di vista paesaggistico. È vero che di notte uno può vedere poco e niente, però è molto suggestivo arrivare lì di notte sulla panchina e potersi fermare a dialogare, a vedere le stelle, come è già successo. Questa è la numero 25, che è quella di Fontanile, un altro paesaggio molto bello di giorno e molto caratteristico di notte. Si vede in fondo Monbaruzzo, le luci che potete vedere in
intravedere all'interno della foto, questo è il nostro gruppo di escursionisti che li ho portati a fare un'escursione in notturna sulla panchina di Fontanile. Fontanile è un paesino molto particolare, molto bello, piccolo, raccolto, con una bellissima chiesa, con un cupolone veramente mastodontico e immenso, che si vede praticamente su tutta la vallata che si affaccia in questo paese. È al limitare della zona di produzione del Nizza, un altro vino importante. Questa panchina è verde quercia, perché è messa sotto una quercia, e vicino a quella panchina c'è un cartello del produttore che ospita questa panchina, che dice che il Carducci definì il Monferrato la Toscana senza i cipressi. Qui abbiamo la numero 99, Cuccaro Monferrato, bellissima, siamo arrivati al tramonto, era qualcosa di veramente suggestivo perché si trova proprio di fronte a questo meraviglioso posto dove il sole scende, e c'era una compagnia di ragazzi che erano lì, che prendevano l'aperitivo con questo sole che scendeva, ed era qualcosa di veramente particolare, veramente bello. Che cosa serve per visitare le Big Bench? Vedete una cartina, un passaporto e ovviamente le guide che ti accompagnano. Ecco, queste sono le nostre escursioni, sono quello che noi portiamo a conoscenza delle persone, perché effettivamente meritano conoscere queste grandi panchine, organizzare dei tour all'interno di queste panchine per poter far conoscere il territorio, per poter come dice il progetto, dare la possibilità al territorio di sviluppare del turismo locale. In questa zona ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, io ne ho contate 9 qua vicino, e qui vicino a casa mia ce ne sono praticamente 5, no? Qui sono Strevi, Fontanile, Alice Belcolle, Ricaldone e Bistagno, che comunque è relativamente vicino, è la panchina numero 66. Queste panchine hanno costituito questa comunità, e questa comunità vuole sviluppare il territorio del Monferrato, delle Langhe, nascono nelle Langhe, sono messe in posizioni particolarmente belle per quanto riguarda il paesaggio. Ce ne sono per esempio anche in Liguria, sapevo che ultimamente ne avevano avviata una a Varazze, a Dogliani per esempio, se entrate a Dogliani ce l'avete all'ingresso del paese, che domina praticamente tutta la valle del paese, ed è un modo per poter praticamente collezionare delle viste particolari di zone che pochi conoscono. Come avete visto all'interno della presentazione vengono anche forniti di un passaporto cartaceo dove potete annotare tutte le panchine che avete visto, ma ci sono anche delle app che sono molto simpatiche, perché in prossimità della geolocalizzazione della vostra posizione vi dà la panchina più prossima e vi fa dare uno smacco in modo tale che voi abbiate un passaporto elettronico sul vostro telefonino. Un gioco che comunque serve per lasciare un ricordo, per praticamente sviluppare quello che è il nostro territorio. Noi avremo piacere veramente di accompagnarvi nella visita di quelle che noi organizziamo, che sono ovviamente le nostre escursioni, all'interno delle grandi panchine che avete potuto iniziare a conoscere adesso, e questo vi dà la possibilità di costruire anche voi un itinerario, perché potete scaricare la vostra applicazione, potete frequentare le panchine organizzandovi un vostro tour, o se preferite e volete stare in compagnia potete prendervi una guida che vi accompagni, e noi saremo ben lieti di farvi trovare le panchine e magari anche qualche degustazione di vino sulla panchina o in prossimità della panchina. Non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione, per quanto voi fate sempre per seguirci in queste nostre iniziative, e ovviamente
vi aspettiamo quanto prima, quando si potrà a questo punto ritornare a camminare. Grazie a tutti, alla prossima.